Ciao! Allora, siete pronti? Faremo insieme una bella focaccia ripiena di cipolla. Devo dirvi già che ci sono vari nomi. Per esempio a Bari lo chiamano calzone di cipolla. Nel Salento invece noi lo chiamiamo pudica. Guardate un po'. L'odore magari non è proprio speciale, però nella pudica questo è l'ingrediente principale, la cipolla. Io ho deciso di utilizzare queste qui perché mio padre come hobby ha la passione di coltivare. Lui ha un terreno, anzi aveva, e queste sono le ultime cipolle e sono andata a prenderle quest'estate, ma me le sono tenute conservate come se fossero dei gioielli. Ogni volta che qualcuno si avvicinava alle cipolle, no, non si toccano, perché il mio scopo era quello di mangiarle così con la pudica, quindi di mangiare una cipolla fatta nella campagna di mio padre con un piatto tipico del Salento che è la pudica. Io lo adoro tantissimo, ma l'ho proposta anche qui agli amici, ho fatto tante serate dove ho proposto la pudica e devo dire che qui l'hanno molto amata, i lussemburghesi, i francesi, sì, l'hanno amata. Sono molto contenta di questo e quindi adesso, bando le ciance, ci mettiamo a tagliare la cipolla. Io le ho già incominciate, le ho sbucciate e adesso incomincio a sbucciarle. Ho già pianto abbastanza, devo dirvi, sono molto forti queste cipolle, quindi ecco già comincio ad avvertire qualche segnale di difficoltà. Penso che l'odore della cipolla rimarrà sulle mie mani per circa 2 giorni. Lo so che non è molto piacevole. Io poi le laverò con un sapone al limone della Balea. Mi sono trovata molto bene. Detesto avere le mani poco profumate, quindi aiuto! Mi viene da piangere! Allora, visto che siamo in tema da pianto, veramente ho difficoltà a tenere gli occhi aperti. Allora, dicevo, mio padre come hobby ha sempre avuto la passione della campagna, di coltivare, e lui aveva un terreno, non ce la faccio a usare il passato, perché tra l'altro è un fatto che è avvenuto proprio da poco. Sto per piangere. Aveva questa passione e coltivava melanzane, peperoni, pomodori, cipolle, fantastiche, buonissime, anche le cipolle e tante altre cose. E ha deciso di vendere il tutto e di lasciare la nostra città per andare la cipolla, per andare a raggiungere mio fratello. Andrà a vivere là perché noi siamo 3 figli, io vivo qui a Lussemburgo e mia sorella che non vive in Italia, purtroppo non a Lussemburgo. Ho bisogno di un fazzoletto, qualcosa, veramente non ce la faccio. Ormai penso che sia un misto tra
l'abbandono della città, vendere tutto e la cipolla. E un attimino, siccome la cipolla, come potete vedere, è già preso un bel po' di volume, prendo questa padella qui. In questa padella ho deciso proprio di utilizzare questa qui perché mi piace, che sembra un qualcosa di casereccio, di rustico. E dentro, aspettate qui, vado a prendere l'olio che avevo dimenticato. Eccolo qui. Utilizzate l'olio extravergine d'oliva. Se non è proprio extravergine va bene lo stesso, uscirà lo stesso buona. Nel mio caso no, io lo voglio extravergine. Anche qua questo è l'ultimo olio. E niente, quindi come dicevo, allora tagliate la cipolla, una tappa, e questa qui aggiungiamo il pomodoro. Apro, giro un pochettino, giro un pochettino perché sì, ho messo la temperatura su 5 sarebbe media. Ecco qua, giro un pochettino e poi ci aggiungo ancora dell'altro perché vedete c'è troppa quantità di cipolla. Allora ci aggiungo un altro barattolo, forse non tutto, mi devo regolare. Questo è metà, vediamo se va bene così. Qua. Ma io direi di aggiungerne ancora un altro poco. Ecco, allora praticamente ho messo un barattolo più un 2/3, sì, un 2/3 del secondo barattolo. E ci metto i capperi. Io ne metto veramente tantissimi, mi piace abbondare. Qui pudica senza cappero. Ecco qua, giro perché soltanto girando posso rendermi conto se ho messo la buona quantità di capperi. Giriamo, che profumo! Adesso sì che c'è un bel profumo. Viene proprio voglia. Che dite? Va bene la quantità? Io ne aggiungo ancora un poco. Ecco qua. La temperatura è sempre su 3. Lascio ancora qualche minutino, 2, 3, non più. Chiudo e poi aggiungerò le olive nere. Per la pasta invece, questo è il condimento quindi della pudica. Per la pasta invece dovete fare il solito impasto che fate per la focaccia, quello che avete fatto anche con me per la focaccia saporita. Quindi 500 g di farina 00, l'acqua quanto basta, preferibile l'acqua tiepida. Sono circa 150 ml, ma rendetevi conto, deve essere la quantità giusta per formare una bella palla omogenea. Aggiungete del sale fino e il lievito, non dimenticate il lievito, impastate ben bene e lasciatela lievitare. Dopodiché
farete come farò io. Io ho già fatto l'impasto e lo devo, adesso è là che si sta lievitando, dopodiché lo stenderò, ma non prenderò la pasta e la stenderò subito. Perché una volta che il condimento è pronto è meglio lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, non è che dovete metterlo nel frigo, no, lo mettete a temperatura ambiente. Quando non sarà quindi più caldo lo metterete nella pasta, ma comunque ve lo spiegherò dopo. Quindi fate il condimento, poi spegnete e lo lasciate lì finché non arriva a temperatura ambiente. Quando sarà arrivato a temperatura ambiente sarà il momento buono per stendere la pasta e fare questa bella focaccia ripiena. Adesso invece aggiungo le olive. Prima di aggiungerle giro. Vedete la cipolla che ormai è cotta, Ecco qua. Aggiungo l'oliva, faccio uscire bene tutta l'acqua e la quantità, per quanto riguarda la quantità delle olive, la rendetevi conto, insomma, secondo i vostri gusti, secondo le vostre preferenze. Poi mi farete sapere, Qui metto le ultime, normalmente dovrebbe andare bene, giro sempre ben benino e faccio, ecco qua, mescolo bene, va bene, la quantità delle olive va bene. Lascio ancora cucinare per circa 5 minuti, così i sapori si mischiano ben bene tutti. Chiudo e ci vediamo dopo, perché lascerò appunto la padella a cucinare. Quando arriverà a temperatura ambiente, a temperatura sarà più calda, non deve essere assolutamente calda perché altrimenti poi la pasta si sfà. Ci vediamo tra un poco, ciao! E adesso la temperatura è perfetta del condimento, quindi possiamo incominciare a preparare la pasta. La sfoglia. Allora, mettete sempre dell'olio d'oliva, io utilizzo quello extravergine, come ho appena detto, come ho detto prima. Poi prendete la pasta. Allora, io ormai ho un po' di esperienza, quindi prendo la pasta, faccio così, circa una metà, e poi la metto direttamente sulla teglia e comincio a schiacciare. Mi trovo meglio così, altrimenti voi utilizzate il mattarello. Utilizzate il mattarello, la pasta deve essere di circa 1 centimetro, vedete? Deve essere tutta la stessa altezza, deve avere. Ecco qua. Allora, mentre sto là a schiacciare tutta la pasta, voglio cogliere l'occasione per salutare. Ho controllato le statistiche e sono veramente contenta e anche molto sorpresa, perché ho visto che i paesi che mi seguono di più, con la più alta visualizzazione, sono l'Italia. Un bacione grande grande all'Italia, ma di questo sinceramente parlo, tra l'altro i video li faccio in italiano, quindi
già me lo potevo immaginare. Visualizzazione anche molto alta a Lussemburgo. Un bacione, un grazie tanto anche a voi. E la cosa che invece, il paese che invece mi ha meravigliato è la Croazia. Ho un'alta visualizzazione in Croazia. Io vi saluto, veramente sono contenta, contentissima, e devo dirvi anche che non sono mai venuta in Croazia. Ho organizzato il viaggio in Croazia 2 o forse 3 volte e ogni volta, vi giuro, ogni volta nasceva un inconveniente mio, non riferito alla Croazia, e non ci sono poi partita. E io vi ringrazio veramente tantissimo, spero di venire in Croazia perché so che è un paese veramente fantastico, ha dei posti da scoprire, è tutta da scoprire, da vedere, è fantastica, non per niente appunto avevo provato già a organizzare il viaggio più volte, devo veramente assolutamente venire. E mi fa veramente tanto piacere, vi ringrazio tantissimo. Io continuo nel frattempo anche a schiacciare qui, deve essere poco meno di 1 centimetro. Ecco qua, mi sono creata anche, vedete qua, mi sono creata anche un pochettino, vedete, di bordo, lo metto sopra alla pasta, la prendete, vedete, la mettete sopra e coprite così. Nel frattempo ho acceso il forno, sempre a 180 gradi, deve essere bello caldo, con la forchetta. E prendo, faccio anche un piccolo strato di olio e adesso metto nel forno. È pronta, sto spegnendo. La esco. Com'è pesante, vedetela. Wow. Ha preso veramente un bel colore, ecco qua, guardate, e adesso taglio un pezzettino così perché la voglio gustare subito, aiuto, brucia, scotta. Ecco qua, che bello, tutto il condimento, guardate, vado, io vado, e come se vado?